Sophie Calle nasce a Parigi il 9 ottobre 1953 da un padre cardiologo e da una madre addetta alle stampe. I suoi genitori divorziano quando lei ha 3 anni e Sophie va a vivere con la mamma in un appartamento a Parigi. È così che l'artista racconta la sua infanzia. Avevo già il gusto per i rituali, le cerimonie grandiose. Attraversavo il nostro appartamento per seppellire pesci rossi. Vi ricorda qualcuno? E infatti è proprio lei, il personaggio di Amélie Poulain, senza dubbio ispirato alla personalità di Sophie Calle. Sophie Calle è un'artista che si pone in prima persona nelle sue opere. I suoi progetti nascono proprio dalla sua vita, coinvolgendo anche altre persone senza molti riguardi per la sfera privata. Sophie sviluppa dei veri e propri racconti di indagini, di viaggi o ancora racconti autobiografici che nei primi anni prendono proprio la forma di un diario. Unisce l'elemento fotografico a quello testuale, cosa che poi diventerà il suo marchio di fabbrica. Nel 1973 Sophie parte per girare il mondo e fa rientro nella sua città solo 5 anni dopo. È qui che l'artista inizia a dedicarsi alla fotografia, passione che era nata durante il suo lungo viaggio. Dovevo trovare qualcosa da fare. Ho incominciato seguendo la gente per strada, scattando foto alle persone di spalle. È così che un giorno ho seguito un uomo, di cui ho perso le tracce qualche minuto più tardi nella folla. La sera stessa, in occasione di un ricevimento, del tutto per caso, mi è stato presentato. Nel corso della conversazione mi parlò di un suo progetto imminente. Un viaggio a Venezia. Decisi allora di seguirlo. Suite Vénitienne è la prima opera di Sophie e nasce proprio da questo pedinamento. Nel suo journal intime lei annota ogni movimento, ogni minima azione, in modo preciso e maniacale. Ma l'opera che consacra Sophie Calle nel mondo dell'arte è Les Dormeurs, del 1979. Ho chiesto a delle persone di concedermi qualche ora del loro sonno, di venire a dormire nel mio letto, lasciarsi fotografare, guardare, di rispondere a qualche domanda. Ho proposto a ciascuno una permanenza di 8 ore. La mia camera doveva diventare uno spazio costantemente occupato durante 8 giorni. 29 persone hanno accettato di venire a dormire. Una delle dormienti si rivela poi essere la moglie di un gallerista famoso, a cui mostra il prodotto finito di Sophie. Quest'ultimo rimane impressionato e decide di invitare l'artista a presentare il lavoro alla mostra, trasformando così in un'opera d'arte quello che Sophie considerava ancora un gioco più che un prodotto artistico. Nel novembre del 1980 la galleria Fashion Moda propone a Sophie Calle la realizzazione di un progetto che ha come soggetto il South Bronx. Ogni giorno l'artista decide di chiedere ai vari passanti e abitanti della zona di condurla nel loro posto preferito del quartiere per farsi fotografare. Ma durante la notte, che precede l'esposizione, qualche vandalo irrompe e ricopre di graffiti i muri e le opere. Tuttavia, Sophie decide comunque di esporre i suoi lavori, così, con i segni delle bombolette, e definisce poi i vandali come collaboratori inaspettati. Lunedì 16 febbraio 1981, dopo un anno di tentativi e di attesa, sono riuscita ad ottenere un impiego come donna delle pulizie in un hotel di Venezia. Mi affidarono 12 stanze del 4º piano. Durante le ore di lavoro esaminavo gli effetti personali dei viaggiatori. Sophie riesce a lavorare per 21 giorni prima di essere licenziata. Durante questo lasso di tempo si dedica all'osservazione minuziosa delle stanze. L'artista cerca di immaginare le vite degli altri. Legge le lettere, le cartoline, i diari degli ospiti, prova i loro profumi, mangia il cibo lasciato indietro, apre le loro valigie. Poi annota tutto. Ho sempre avuto paura di essere dimenticata il giorno del mio compleanno. Per liberarmi da questa preoccupazione, nel 1980 ho deciso di invitare ogni anno lo stesso numero di ospiti degli anni che compivo. Non ho usato i doni. Li ho ottenuti come ricordo dell'affetto che le persone provavano per me. Nel 1993, all'età di 40 anni, ho messo fine a questo rituale. Dopo 13 anni di compleanni, Sophie decide finalmente di aprire i regali. Allestisce un'esposizione nella quale per ogni compleanno crea una vetrina dove vengono esposti i doni. Nel 2007 la Francia le affida il padiglione alla Biennale di Venezia. È qui che Sophie esporrà una delle sue ultime opere, nonché una delle più significative. Ho ricevuto una mail di mattina. Non ho saputo rispondere.
terminava con le parole «Abbi cura di te». Ho preso la raccomandazione alla lettera e ho chiesto a 107 donne scelte in base al loro mestiere di interpretare questa lettera da un punto di vista professionale, analizzarla, commentarla, recitarla, danzarla, cantarla, capire al posto mio, rispondere per me. Un modo di prendere tempo per rompere, prendermi cura di me. Sophie basa la sua opera sulle ultime 4 parole della lettera, abbi cura di te, e decide di raccontarci come finisce un amore. Proietta i video delle donne mentre leggono la mail di addio del suo amante. La lettera viene analizzata in tutte le sue parti. Le donne danno consigli e condannano l'uomo. Ne viene creato addirittura un cruciverba. È così che l'artista trova questo strano modo, a tratti ironico, di superare la fine di una relazione.